Le autorità americane hanno esaminato circa 800 misteriosi rapporti di oggetti volanti non identificati raccolti nel corso dei decenni. Ma il gruppo di ricerca incaricato afferma che solo una piccola parte di essi è veramente inspiegabile. La NASA ha istituito il gruppo di ricerca l'anno scorso e l'intento era quello di donare un approccio scientifico alla ricerca in ambito UFO. Hanno definito gli UAP come avvistamenti che non possono essere identificati come aerei o fenomeni naturali noti da una prospettiva scientifica, e mercoledì 31 maggio 2023 si è tenuta la prima conferenza del team di ricerca della NASA trasmessa in diretta in tutto il mondo, che anticipa l'attesissimo rapporto che verrà pubblicato quest'estate. L'evento, signori, è durato circa 3 ore e mezzo e invece di annoiarvi proponendo inutilmente 3 ore e mezzo di sottotitoli, roba che neanche via col vento, di seguito vi parlerò dei punti chiave della conferenza e del triste teatrino che, come avevo largamente previsto, si è andato a creare. Serviva su YouTube Italia un video che riassumesse il succo di quasi 4 ore di conferenza che, no, sarai con me, non è che posso mettermi a sottotitolarlo tutto, se no ci sto un mese, no? Quindi vi riassumo il tutto. Ora, per quanto sia stato io il primo a demarcare l'importanza di una tale ricerca, perché ovviamente, parliamoci chiaro, in 10 anni siamo passati da Jimmy il barbone ubriaco che abita nel camper parcheggiato dietro alla stazione che racconta online di quella volta in cui venne rapito dagli alieni, alla NASA, dico la NASA che organizza meeting pubblici in diretta mondiale per analizzare determinati avvistamenti UFO militari. Comunque, per quanto sia stato io a demarcare questo cambio di paradigma e l'importanza storica per la ricerca correlata al fenomeno, ahimè, sono qui a dirvi che non si muove una foglia. Le autorità non hanno detto niente di nuovo, non hanno aiutato la ricerca ufologica in nessun modo, non hanno istituito nessuna nuova procedura e hanno solo speculato e creato un evento che sicuramente attirerà nuovi fondi governativi, soldi e finanziamenti per gruppi di ricerca che al massimo concludono dicendo sì, determinati avvistamenti sono inspiegabili ma non sappiamo cosa sono. Ecco, mi potevate benissimo pagare a me che sicuramente avrei concluso in maniera molto più esaustiva. Allora, punto primo della conferenza. Perché triste teatrino? Triste teatrino perché il gruppo di ricerca, cari signori, ha analizzato solo il materiale non classificato. Capito? E si vogliono anche arrogare il diritto di voler spiegare la natura del fenomeno, capito? Vogliono dare giudizi, mi chiedo. Ma se non prendi in esame i dati dei sensori più rilevanti, quindi quelli top secret, come fai a determinare di che cosa si tratta? Onesto e lecito, no? Col fatto che non possono rivelare determinati sensori, determinate tecnologie, eccetera, utilizzate per il rilevamento satellitare, loro concludono dicendo che hanno preso in esame solo il materiale non classificato. Cioè, le informazioni sensibili, quelle che sicuramente detiene il governo americano, le informazioni che davvero potrebbero far luce sulla vera origine del fenomeno UAP, attenzione, non è che non sono state prese in considerazione, ma addirittura determinati funzionari non avevano neanche il nulla osta di segretezza per poterle consultare. Chiaro? Praticamente, come succede dalla fine degli anni 40, il succo, le cose quelle belle, le informazioni cremose, rivelatrici e sostanziali in merito al fenomeno UAP, neanche adesso che è stato indetto uno studio ufficiale della NASA, emergono dall'oceano del top secret. Ancora oggi le informazioni che potrebbero davvero una volta per tutte far luce sul fenomeno e quindi tutti i dati e le firme dei sensori satellitari più avanzati del mondo non vengono né incluse nel materiale di studio dei gruppi di ricerca governativi e figurati quindi se vengono pubblicate, no? Dunque, capite perché ritengo tutto questo scoraggiante? Ritengo il tutto scoraggiante perché per persone come me, piuttosto avviate, che insomma dai, da anni seguono il fenomeno in ogni minimo aspetto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti militari e di intelligence del fenomeno, sentire Jimmy il pinguino incravattato che conclude in malo modo per quanto riguarda il fenomeno, sapendo tra l'altro che non hanno preso in esame i dati militari tuttora top secret,
È frustrante, ok? Mi verrebbe da dire: che senso ha di esistere questa conferenza, questo studio addirittura? Il senso è quello di attirare fondi, creare eventi mediatici, distogliere l'attenzione, perché semplicemente il fenomeno UAP vende. Ecco perché. Lo dico addirittura contro i miei interessi, quindi se vogliamo anche parlare di onestà intellettuale, no? Lo dico contro i miei interessi. È così. Il corpo di 16 membri, formato lo scorso anno tra i maggiori esperti in campi scientifici che vanno dalla fisica all'astrobiologia, ha tenuto una sessione di 4 ore trasmessa in streaming in diretta su webcast della NASA per deliberare sulle loro scoperte preliminari prima della pubblicazione di un rapporto previsto per la fine dell'estate. Sean Kirkpatrick, direttore dell'All Domain Anomaly Resolution Office, l'ufficio UFO permanente al governo americano, afferma che i funzionari governativi raggruppano dai 50 ai 100 nuovi casi ogni mese, ma ha detto che il numero di quegli avvistamenti, insomma cari signori, che sono forse davvero anomali, va dal 2 al 5% del database totale. Ad un certo punto, durante l'udienza, un video ripreso da un aereo della Marina sopra gli Stati Uniti occidentali mostrava una serie di punti che si muovevano nel cielo notturno. L'aereo militare non è stato in grado di intercettare l'oggetto, che si è rivelato essere poi un aereo commerciale diretto verso un grande aeroporto. Per screditare il fenomeno, quindi, non sono andati a mostrare i dati veramente inspiegabili dei satelliti detenuti, e questo ve lo dico io da carte ufficiali, dal National Reconnaissance Office, no, sono andati a mostrare i video di cui conoscevano già l'origine, punti nel cielo di aerei visti male in fase di atterraggio o altro. Capito? Ma siccome non siamo più negli anni 60 e esiste internet, si sono trovati costretti ad ammettere che molti altri avvistamenti sono più misteriosi. Per esempio, un rapporto del Pentagono nel 2021 ha affermato che su 144 avvistamenti di piloti militari effettuati dal 2004, tutti tranne uno sono rimasti inspiegabili. 143 avvistamenti inspiegabili, quindi, ripresi dalle forze armate. Quindi non forniscono prove, non ti dicono guarda, questi dati di questi sensori dimostrano assolutamente che non è niente di umano come dovrebbero fare, ma speculano e dicono non sappiamo cosa sono e non escludiamo che. È esattamente di questo che parliamo. E tutto questo non fa altro che alimentare speculazioni e mala ricerca ufologica. E perdonerete il mio sguardo critico all'evento, ma penso che per quanto riguarda un fenomeno così controverso, se neanche la NASA mostra i dati dei sensori, si riduce tutto ad un triste teatrino mediatico. Il signor Kirkpatrick ha anche riferito qualcosa che a parer mio è un controsenso, ok? Ha detto che la privacy limita le indagini perché ha riferito che potrebbero puntare il più grande apparato di raccolta dati dell'intero pianeta, testualmente l'ha detto, non ha specificato, ma lo ha definito il più grande apparato di raccolta dati dell'intero pianeta verso il tuo cortile di casa, e questo avrebbe delle limitazioni per quanto riguarda la privacy, ok? E mi chiedo, se voi stessi riferite di avere apparati di raccolta che identificano oggetti grandi come una lattina di Coca-Cola a 5.000 km nello spazio, come il RAF Flying Deals, e le persone non lo sanno che esistono queste cose, come fate a dire di non avere dati più approfonditi, dati limitanti? Allora vedi, i dati li hanno, dati precisi e rivelatori, ma non vengono presi in esame per colpa della segretezza militare. E allora a questo punto non ti devi però permettere di giungere a conclusioni, ok? Sappiamo che esistono i dati, addirittura sappiamo che vengono tenuti top secret, perché è stato detto nero su bianco. 30 anni fa era una speculazione, addirittura una teoria del complotto che il governo detenesse informazioni top secret in ambito UFO. Oggi invece lo sappiamo per certo, perché lo hanno detto loro stessi, lo hanno detto i funzionari del governo. E allora non ti devi permettere di giungere a conclusioni, perché il vostro approccio insulta il metodo scientifico. Sapete cosa hanno detto?
Hanno detto che poverini, i funzionari, i membri del gruppo di ricerca non riescono a lavorare come si deve per colpa delle molestie che ricevono online dagli appassionati di UFO. Cioè, ma ti rendi conto? La prima conferenza sugli UFO l'ha tenuta il generale Sanford nel 1952. Cioè, portano avanti questa tarantella degli UFO da 70 anni. Oh, 70 anni! Ma ci svegliamo? E ancora sono lì a dire no, ma alcuni eventi sì, sono inspiegabili, ma non sappiamo cosa sono. Davvero pensate di prendere ancora in giro qualcuno? Vi facciamo le scarpe a occhi chiusi con le mani legate e vi mettiamo da parte, ok? Vi è chiaro? La comunità di internet è molto più avanti rispetto alle conclusioni a cui è giunta la NASA, ok? Per non parlare delle PSYOP, ok? Letteralmente operazioni militari psicologiche strategiche. Eravate tanto ansiosi nei commenti di sapere che cosa si fosse detto alla conferenza NASA. Ebbene, volete sapere cosa hanno detto? David Spergel, presidente del team UAP della NASA, ha menzionato un'esplosione di onde radio rilevate da ricercatori in Australia l'anno scorso. I ricercatori hanno affermato che le onde avevano una struttura davvero strana, si sono insospettiti, le persone non riuscivano a capire che cosa stesse succedendo. Si è scoperto poi che gli strumenti sensibili utilizzati dai ricercatori stavano raccogliendo degli strani segnali, indovinate da cosa? Da un forno a microonde utilizzato per riscaldare i loro pasti. Scott Kelly, ex astronauta e pilota con decenni di esperienza, ha raccontato la storia di un'illusione ottica. Ha detto che mentre volavano il suo co-pilota pensava di aver visto un UFO e poi hanno notato che era un semplice palloncino. Capito? Ecco di cosa parlano. Mica hanno fornito i dati di questo video militare trapelato il mese scorso, dove dai sensori del governo americano con gli aerei del governo hanno in Iraq, in zone di conflitto attive, ripreso una sfera metallica che passava sopra le case delle persone. No, parlavano dei forni a microonde, capito? Mica hanno spiegato perché i sistemi più avanzati del pianeta hanno ripreso oggetti di forma cilindrica nello spazio, tutto nero su bianco, su documenti ufficiali intestati all'NRO del governo americano, del Dipartimento della Difesa, documenti ufficiali provenienti dai satelliti spia del governo americano. Mica hanno provato a spiegare perché su documenti ufficiali, tra l'altro su di un fascicolo di uno studio ordinato dalla NASA, le stazioni meteoriche in Ucraina l'anno scorso hanno ripreso oggetti che viaggiavano dentro la nostra atmosfera a 15 km al secondo. Capito? Parlavano dei palloncini in conferenza, ok? E questo deve dirvi tutto. Chi non è a conoscenza di determinati eventi davvero, ma davvero inspiegabili e sente il capo di ricerca del gruppo NASA sugli UFO dire che ha visto un palloncino, fa di tutta un'erba un fascio. Ma non è così che funziona, ok? È troppo facile screditare la natura del fenomeno prendendo in esame solo i casi risolti. Ripeto, signori, che non è un approccio scientifico, ok? Cioè parliamo di eventi mediatici dove le famiglie vanno lì alla NASA con le immagini cartunizzate degli alienetti, chiaro? Ecco. Questa era una conferenza che faceva il punto della situazione prima del rapporto NASA, che verrà condiviso quest'estate. E che cosa dobbiamo aspettarci? Il succo del discorso è quello relativo ai dati che non hanno preso in considerazione, e quindi i dati top secret, ok? Dunque le analisi sono inconcludenti, a mio modesto parere. Metteranno su carta stampata anche nel rapporto una situazione inconcludente. Come sempre, poi, no? È uno stratagemma militare applicare questo tipo di approccio allo studio degli UFO, ok? Useranno lo spauracchio dei pochi dati a disposizione, diranno che i dati sono di scarsa qualità e giungeranno a conclusioni bipartisan che non penalizzeranno né il mondo dell'ufologia né quello dei debunkers, perché ormai, cari signori, anche gli UFO sono diventati una questione politica, e questo, a mio modesto parere, è molto scoraggiante. Reuters scrive però qualcosa di veramente importante. Il comitato consultivo della NASA rappresenta la prima inchiesta sugli UFO mai condotta sotto gli auspici dell'Agenzia Spaziale Statunitense, per un argomento che il governo un tempo consegnava solo alle competenze esclusive e segrete dei funzionari militari e della sicurezza nazionale. E insomma sottolinea come gli sforzi paralleli della NASA
e del Pentagono evidenziano un punto di svolta per il governo dopo decenni trascorsi a deviare, smascherare e insabbiare i rapporti di oggetti volanti non identificati risalenti agli anni 40. E infatti tutte le più importanti agenzie di stampa del pianeta Terra, guarda Reuters per esempio, ma non solo, ok? Non solo ne hanno parlato, ma hanno inoltre sottolineato il fatto che da che gli UFO neanche esistevano, perché, chiariamo, per il governo fino a 10 anni fa gli UFO non esistevano, chiaro? Adesso ne sta parlando pubblicamente la NASA. E infatti il presidente del pannello, l'astrofisico David Spergel, ha affermato che il ruolo del suo team non era quello di risolvere la natura di questi eventi, ci mancherebbe, chi sia il Padre Eterno, ecco, ma piuttosto fornire alla NASA una tabella di marcia per guidare le analisi future. Ergo, ci saranno analisi future, rapporti futuri e il lavoro avanzerà in modo congiunto. Allora, da una parte l'ARO, l'ufficio UFO al governo che si occuperà dell'aspetto militare della questione, quindi problemi correlati alle intrusioni non autorizzate nelle zone di combattimento, quindi, ok, da una parte. Dall'altra abbiamo la NASA che si occuperà degli aspetti scientifici, ok? E ricapitolando e volendo mettere un punto, la conferenza ha concluso quanto segue. Gli UFO sono un problema di sicurezza nazionale, presentano un problema di sicurezza del volo, sono stati catalogati in segreto circa 800 eventi UFO nell'arco degli ultimi 20 anni, una parte di questi avvistamenti, circa il 5%, sono veramente inspiegabili, manca un protocollo e alcuni dati non sono scientifici, non hanno preso in esame i dati classificati, lo ripeto, parliamo di non si sa cosa, intanto non hanno preso in esame i dati classificati, quindi io lo ripeto, non si sa nemmeno di che cosa stiamo parlando, non hanno in modo concreto ottenuto prove di tecnologie extraterrestri e non escludono l'ipotesi aliena di determinati eventi, proprio al massimo delle speculazioni, ok? Questo, signori, senza troppi discorsi, è il sunto della conferenza. Aspettiamo il rapporto di fine estate della NASA per continuare il teatrino e nel caso ci fossero novità vi aggiorno qui come vi aggiorno sui miei social network, no? Seguimi soprattutto su Instagram. Per oggi direi che è tutto. Niente di nuovo, solite informazioni marginali in merito alle quali ho cercato di fornire un punto di vista condiviso. Mi raccomando, se hai apprezzato lascia un like di supporto al video e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi abbraccio fortissimo, vi voglio un sacco bene e vi rimando al prossimo episodio. Mi raccomando, ci tengo tantissimo a sapere la tua opinione, quindi non ti costa niente, lascia un commento che poi passo e leggo. Adieu!